Ciao a tutti, benvenuti su Segreti Turchi. Restate con noi fino alla fine, perché oggi vi raccontiamo ciò che si sussurra dietro le quinte del mondo dello spettacolo, quello che non finisce nei comunicati ufficiali ma nasce nei corridoi, si insinua nei set e poi dilaga sui social. Prima di cominciare, un grazie enorme a chi ci segue e condivide. Siete voi a dare voce a queste storie che fanno battere il cuore e stringere lo stomaco. E oggi il nome che rimbalza ovunque è uno solo, anzi due, uniti da anni di alchimia sullo schermo e da un filo di aspettative nella vita reale, Bar Arduk e Elçin Sangu. Secondo ciò che filtra dalle solite fonti ben informate, una relazione che molti credevano pronta a fare il grande salto avrebbe improvvisamente imboccato una strada inattesa, lasciando tutti con la stessa domanda. Cosa è successo davvero tra promesse, sguardi complici e quei piani sussurrati a bassa voce che parlavano di futuro? Le prime indiscrezioni raccontano che tra Bar ed Elçin l'argomento matrimonio non era un tabù, anzi tornava spesso durante incontri con amici fidati. Pare che la decisione si fosse in qualche modo avvicinata, quasi come se entrambi si fossero spinti oltre il confine del semplice e vediamo per affacciarsi all'orizzonte dei progetti. Si mormora che in quel periodo Bar fosse il più determinato, capace di parole chiare e intenzioni esplicite, quel tipo di dichiarazioni che scaldano il cuore e fanno superare le esitazioni. Elçin, dicono, era partita con prudenza, i giorni pieni, i copioni che arrivano uno dopo l'altro, le chiamate, le letture, tutto suggeriva di non bruciare i tempi. Eppure, piano piano, davanti a una costanza affettuosa e a promesse che suonavano sincere, anche il suo muro avrebbe iniziato a sciogliersi. E proprio qui, raccontano i ben informati, sarebbe entrata in scena l'ombra del dubbio. Quando la parola matrimonio smette di essere un'ipotesi lontana e diventa concreta, fatta di date, di anelli osservati di sottecchi, di famiglie che chiedono lumi, succede che il cuore si stringa e la testa cominci a parlare più forte. È quello che, secondo le voci, sarebbe accaduto a Bar, non un fulmine a ciel sereno, ma una nuvola che cresce, un pensiero che si fa insistente. Ha confidato ai più vicini, si dice, interrogativi che non trovavano una risposta immediata. Cosa significa, oggi, per un attore al centro della scena, assumersi un impegno così totalizzante? Quanto spazio rimarrebbe per la libertà, per i ritmi imprevedibili del set, per le offerte che bussano proprio quando credevi di poterti fermare? Domande legittime, che però, dicono, hanno iniziato a pesare più del previsto. Nel frattempo, continuano le stesse fonti, le differenze di carattere si sarebbero fatte più visibili. C'è chi descrive Elçin come una presenza metodica, concreta, con la tendenza a mettere in fila le cose, prima il progetto, poi il passo seguente, tutto con quella grazia ferma di chi conosce i propri obiettivi. Bar, per contro, viene dipinto come un'anima emotiva, capace di grandi slanci ma anche di onde interne, quelle che a volte spingono avanti e altre volte portano a riva in fretta, lasciando sulla sabbia granelli di incertezza. In un primo momento queste diversità si completavano, la calma dell'una teneva il tempo, l'entusiasmo dell'altro accendeva l'atmosfera. Ma quando gli inviti iniziano a essere immaginati, quando i posti a tavola si contano mentalmente, quando e se poi diventano adesso, anche i piccoli scarti possono trasformarsi in frizioni. Qualcuno suggerisce perfino che attorno a Bar siano arrivate molte voci, consigli premurosi ma rumorosi, messaggi sottili che dicono, è davvero il momento giusto? Soprattutto ora che il lavoro chiama, che i contratti si allungano, che ogni scelta sembra incidere sul domani. Non si parla di cattiveria, ma di quel coro di affetti che, nel tentativo di proteggerti, finisce per confondere. E quando gli altri sussurrano, a volte il silenzio della propria coscienza risuona più forte. Così, raccontano, l'idea di mettere tutto in pausa avrebbe preso forma, proprio quando sembrava che la strada fosse tracciata. Da parte sua, Elçin non sarebbe rimasta indifferente a questa torsione improvvisa. C'è chi giura di averla sentita confidare ad amiche fidate una frase amara ma lucidissima. Se non ci fossimo spinti così oltre con le parole, forse avrei protetto il mio cuore. Non si tratterebbe di una resa, piuttosto di una ritirata ordinata, di quelle che compi quando capisci che il terreno sotto i piedi ha smesso di essere stabile.
E allora lavori, ti getti sui personaggi, affini la voce, ascolti i dialoghi come se dentro ci fossero tutte le risposte. Perché per alcuni attori il set non è soltanto un luogo di fatica e luci, è anche riparo, è ritmo, è quel tipo di disciplina che consola quando le emozioni diventano troppo rumorose. Intanto, nessuna parola ufficiale. Né conferme né smentite, solo quella cortina di discrezione che a volte protegge e a volte alimenta il fuoco. E il fuoco, sui social, ha trovato subito ossigeno, da una parte chi punta il dito contro l'indecisione, dall'altra chi ricorda che il matrimonio non si fa per compiacere gli altri, che è un passo che ha bisogno di certezze e non di spinte. Il pubblico si divide, si infiamma, legge tra le righe di ogni foto e di ogni didascalia, costruisce castelli con i mi piace che mancano e con quelli che restano. Col passare dei giorni, i retroscena si sono fatti più densi. Non si tratterebbe, dicono, di una rottura esplosa in una notte, ma del risultato di una lunga esitazione. Qualcuno che dice di essere vicino a Bar avrebbe raccolto un suo sfogo, forse ho accelerato troppo. Una missione che da sola suggerisce il peso che certi pensieri possono esercitare quando entrano in gioco anelli, fidanzamenti ufficiali, famiglie che guardano avanti. Non è il sentimento a venire messo in dubbio, ma la capacità di reggere l'urto di una vita che cambia forma. E in tutto questo, la comunicazione, quel filo che tiene uniti anche quando si sta in silenzio, pare si sia allentata. Le parole non hanno trovato subito la strada, alcuni discorsi sono stati rimandati, e i rimandi si sono sommati. C'è poi un elemento che torna in più racconti, la richiesta di chiarezza di Elchin. Un udimmi dove stiamo andando pronunciato non come ultimatum, ma come bisogno di respirare senza l'ansia del forse. In certe relazioni arriva quel punto in cui serve una mappa, non per controllare l'altro, ma per sapere dove posare i piedi. A questo, dicono, Bar avrebbe risposto con un'incertezza crescente, come se volesse restare ancora un passo indietro, osservare, capire. Il risultato? Un gioco di distanze, lei con il desiderio del tutto o niente, lui ancora nella terra di mezzo. Non la guerra, non il gelo, piuttosto una stanchezza emotiva che affiora nello sguardo, nelle risposte brevi, nei silenzi che si allungano. A rendere il quadro più complesso ci sarebbe anche la spinta professionale di Elchin. Una fase luminosa, piena di opportunità, personaggi sfaccettati, registi che la cercano proprio per la sua capacità di tenere insieme passione e misura. In un momento così, è naturale pretendere scelte nitide, non per capriccio, ma per costruire. Chi vive di set lo sa, i progetti si nutrono di direzioni chiare e di persone che ci credono insieme. E se l'altro tentenna, il dubbio non riguarda solo il matrimonio, ma l'immagine del domani. Con chi mi vedo? Di cosa sarà fatta la nostra casa? Come si intrecceranno orari, sogni, priorità? Domande che non feriscono, ma fanno pressione. E la pressione, con il tempo, lascia segni. Le voci arrivano anche alle famiglie. All'esterno tutto appare composto, ma dietro, si dice, c'è quella naturale divergenza di aspettative che emerge quando le relazioni diventano ufficiali. Tradizioni, tempi, modi di vivere l'impegno. Dettagli che sembrano piccoli finché restano teorici e che diventano grandi appena si prova a incastrarli. Qualcuno sostiene che proprio questo clima, a tratti più formale, abbia stretto Bar in una sensazione di libertà ridotta. Non un cappio, non un obbligo, ma la percezione che ogni passo venisse osservato e interpretato. E sotto osservazione, si sa, si fa più fatica a riconoscere la propria voce. I segnali social non sono passati inosservati. Foto insieme che spariscono, altre che restano come tracce di una stagione lontana, interazioni più rare, una distanza digitale che spesso anticipa quella reale. Ci sono post di Elchin che profumano di solitudine creativa, di giornate in cui ci si rifugia nei copioni e nelle luci basse del camerino, e ci sono scatti di Bar che parlano di set, di allenamenti, di concentrazione. Tutto può essere letto in mille modi, ma gli occhi dei fan allenati a cogliere mezzi toni hanno unito i puntini e disegnato una conclusione, forse è finita davvero. Eppure, a guardare il quadro senza fretta,
c'è un'altra interpretazione che si impone, non una sola causa, ma l'accumulo di molte. Il matrimonio, come ogni traguardo importante, non ha fatto altro che illuminare il sentiero, rivelando la vera postura dei protagonisti. Bare ed Elchin non hanno perso il passo all'improvviso. Si sono accorti che camminavano con ritmi diversi. A volte succede, e non è colpa di nessuno. L'amore resta, ma la traiettoria cambia. Puoi voler bene, puoi immaginare, ma se non riesci a trovare lo stesso tempo interno, il rischio è di farsi male provando a tenere insieme cose che chiedono di essere lasciate andare. Il silenzio stampa, per ora, resiste. E proprio questo silenzio, più di 1000 frasi, ha fatto crescere le congetture. I sostenitori di una pausa concordata parlano di maturità. Meglio fermarsi che forzare. I romantici sperano in un ritorno, magari dopo una stagione di respiro. I realisti dicono che le strade sembrano ormai distinte. Nel frattempo, gli addetti ai lavori ricordano che le vite degli attori, pur così esposte, restano fragili nella loro intimità, basta un attimo, un ruolo, una tournée, e tutto si ridisegna. Così questa vicenda, nata come un sussurro nei camerini, è diventata un racconto che nessuno smette di commentare. E forse resterà così, sospesa, ancora a lungo. Ciò che colpisce, oltre il titolo facile del "si sono lasciati", è la lezione che trapela da ogni tassello. Le promesse hanno un peso, le parole dette a cuore aperto non si cancellano senza lasciare traccia. Se davvero Bar ha provato a rallentare perché teme di non essere pronto, c'è coraggio anche in questo. E se davvero Elchin ha scelto di farsi da parte per non tradire la chiarezza che chiede a se stessa, c'è una forza tranquilla in quel gesto. In fondo, crescere significa riconoscere quando una storia ha bisogno di spazio, anche se lo spazio fa paura. E noi di Segreti Turchi, come sempre, rimaniamo all'ascolto. Perché le storie non finiscono con un post, non cominciano con un rumore e non si spiegano con una foto in meno sul profilo. Le storie vivono di tempi interni, di sguardi e di scelte che forse non sapremo mai fino in fondo. Ma c'è qualcosa che resta, anche adesso. L'immagine di due protagonisti che hanno fatto sognare un pubblico intero e che, in un modo o nell'altro, continuano a far parlare di sé. Se arriverà una parola ufficiale, la ascolteremo. Se rimarrà il silenzio, lo rispetteremo. Intanto, il mormorio continua, i siti si aggiornano, i fan commentano, e la vita, quella vera, prosegue oltre il filtro di uno schermo. Se questo racconto vi ha tenuto compagnia, restate con noi, iscrivetevi e condividete. Su Segreti Turchi le storie non finiscono mai, cambiano forma, ritornano, sorprendono. E chissà, magari un giorno arriverà un'altra pagina, un incontro inaspettato, un ritorno o una conferma. Fino ad allora, ciò che possiamo fare è guardare con rispetto e un pizzico di romanticismo quel punto in cui i sogni incontrano la realtà. Perché è lì, in quell'equilibrio fragile, che nascono le vicende che più ci restano addosso, quelle che ricordiamo quando le luci si spengono e il sipario cala, lasciandoci a domandarci come sarebbe andata, se solo il tempo, i passi e i battiti avessero trovato lo stesso identico ritmo.